Il marchio Pipe il Ceppo è nato nel 1978, quindi il 78, siamo nel 2023, sono 45 anni. All'inizio ha lavorato mia sorella Nadia per diversi anni, poi nel 95 mia sorella ha smesso di produrre e siamo entrati in a far parte del Ceppo, io, Palazzi Massimo e Imperatori Giorgio, il marito di mia sorella. Abbiamo continuato per un anno, dopodiché ci siamo lasciati, cioè uno ha fatto l'anatra delle uova d'oro, Palazzi Massimo, mio cognato ha smesso e io ho continuato fino ad oggi con questo marchio, a produrre pipe con marchio Il Ceppo. Ma io prima ho sempre lavorato, prima di fare le pipe, nell'oggettistica, ho fatto per diversi anni. Poi mi sono buttato sulle pipe e mi è stato molto utile Palazzi Massimo e mio cognato che mi hanno dato dei suggerimenti. Mi sono trovato bene. Imperatori ha fatto delle bellissime cose, era bravissimo tecnicamente. Per l'epoca che eravamo, no, di 40-50 anni fa, era uno dei migliori in assoluto. È cambiato pochissimo, io faccio sempre quello che facevo 25 anni fa, rifaccio oggi, con lo stesso sistema, gli stessi metodi, sono cambiate pochissime cose, insomma. La radica è una cosa meravigliosa, quando vedo quelle montagne di radica o quei ciocchi che tagliano, è una cosa bellissima. Un'altra cosa che mi piace più del lavorare quando la compri proprio, quando vai a scegliere, io la guardo pezzo per pezzo e guardo molto la parte dietro, se la venatura è come io voglio. E quando avevi questa macchina piena, che la macchina, sai, sta in pendenza, che dietro, no, con 500-600 pezzi. Ecco, sapere che avevo la radica, le mie placche dietro, no, era una cosa gioiosa perché non vedevi l'ora di arrivare e il giorno dopo di guardarle, di sbiancarle, che da nocciola, noce, scuro diventano bianche e vedi proprio la venatura del legno. Al di là di quando compri la radica, che quello è il primo passo che fai, che quello è importante. E più bella è nel disegnarla, nel sapere che pipa verrà fuori da quel pezzo che tu hai in mano. Ti immagini una pipa, no? vedendo la venatura del legno e poi ecco la sgrossatura, la carta iniziale che dai, grossa, che da lì proprio nasce, vedi il modello. Questo è un lavoro molto di precisione. Qui per fare dei floccaggi, là ci sono delle cose che non è che devi guardare il millimetro, è il decimo del millimetro che conta, quindi ci vuole una concentrazione massima proprio. Qualità-prezzo penso che sia un punto di forza, perché non ha dei prezzi esorbitanti che per dire no, uno si deve svenare per comprare una pipa. Infatti molti mi dicono ma perché ogni anno quelle 10-15 migliori non te le sei tenute da una parte, no? Che ti facevi una vetrinetta con 200-300 pipe, no? E non mi sono tenuto niente, tutto quello che ho prodotto ho venduto non mi sono legato ad una in maniera particolare, questo no, non è successo. Ce n'è una che mio figlio mi ripete sempre, siccome è un figlio che anche lui mi dà una mano ogni tanto, lui la chiamava il Cobra, quindi era un Oliphant, sembrava un cobra, no?
ma non è che mi sia dispiaciuto più di tanto. Ho detto questo qui perché mio figlio, sono 20 anni che mi ripete: perché hai dato quella pipa che non sai nemmeno chi ce l'ha, dove è andata a finire, era la pipa migliore che tu avevi fatto. E probabilmente ci aveva visto lui in questa pipa qualcosa di diverso. Ce ne sono tanti complimenti. Sì, forse riconoscono in me la mia modestia, no? Nel fare questo lavoro senza darsi tanta importanza o tanta, perché è un lavoro poi così manuale, così. Mia moglie dice: ma dove andiamo in viaggio di nozze? Andiamo qui, dai, Germania, Austria. E io avevo questo indirizzo, e quindi parliamo dell'84. Sono andato a Monaco, avevo questi 2 valigioni e ho portato le pipe a far vedere un certo Uber che era famosissimo, tutti qui in Italia cercavano di vendere le pipe. E io avevo un 200 pipe, ha detto: lascia tutto qua, che queste te le compro tutte io. Per me quella è stata una cosa, ma veramente. Ma in Germania la ceppa ha avuto un successo grandissimo, grazie a questo Uber. E io sono appunto le prime pipe, gliele ho portate io al mio viaggio di nozze.